Ebbene, oggi vedremo come realizzare un vaso con il nostro nozzle da 0,8, io ho messo 0,8 mm, per fare il vaso molto più veloce. Utilizzeremo un filamento trasparente, un patch, quindi apriamo il nostro vaso. Ok, regoliamolo sul piano. Ok, come potete vedere sopra è chiuso, quindi guardiamo come impostare cura. Allora, altezza dello strato io ho messo 0,4, calcolando che è un nozzle da 0,8 potrei anche aumentare ancora, però io rimango 0,4. L'altezza dello strato iniziale è 0,3. Larghezza della linea è il nostro nozzle, quindi 0,8, 0,8, 0,8. Lasciamo tutto così. Spessore delle pareti mettiamo 0,8. Numero delle linee perimetrali, questo è importante, dobbiamo mettere 1 perché dobbiamo farlo in una singola passata. Spessore dello strato superiore metteremo 0. Perché 0? Così quando arriverà sopra non ce lo chiuderà il pezzo, quindi dobbiamo mettere 0. Strati superiori 0. Spessore degli strati inferiori rimaniamo 0,8, strati inferiori ne ho messi 2, configurazione linee, espansione orizzontale come potete vedere 0. Riempimento, questo è importantissimo, dobbiamo mettere 0%. Poi qua ci sono le temperature, dipende dal vostro materiale che utilizzate, la velocità di stampa, potete scegliere quella che volete. Io calcolate, qua adesso c'è 50, però ho la possibilità di aumentarlo direttamente sulla stampante, sul display della stampante, perché è una Creality CR10 Max e vado ad aumentare dopo la velocità, ma mettiamo direttamente già da qua 100. Ok, ho messo 100. Spostamenti niente, raffreddamento mettete 0. Supporto naturalmente dovete mettere 0. Adesione al piano di stampa io metto nessuno perché va benissimo così con un nozzle da 0,8. Modalità speciali, questo è importantissimo. In modalità speciali dovete mettere stampa del contorno esterno con movimento spiraliforme. Questo è importantissimo, anche la lavorazione dei profili dovete slasharlo. Se in caso nel vostro cura non c'è questa chiamata, cliccate su opzioni qui al lato, andatela a trovare e l'aggiungerete, e quindi ve lo ritroverete sul vostro cura. Quindi adesso selezionamento, guardiamo cosa ci fa vedere in anteprima. Ok, come potete vedere 2 ore e 50 minuti, l'oggetto è abbastanza grande. Ci dice anche naturalmente l'importo di quanto spenderemo di materiale. Benissimo, andiamo su anteprima. Come potete vedere sopra non è più chiuso e potete vedere le passate, i singoli layer. Adesso salviamo il tutto e andiamo a vedere come si comporterà la nostra stampante e il nostro prodotto come verrà.